Ciao a tutti, sono Hiro. Grazie per avermi seguito il mio canale. Oggi vi presento come preparare yakimeshi, riso saltato in padella. Un altro nome, chahan, deriva dalla lingua cinese chao fan, ormai conosciuto e diffuso in Italia come riso alla cantonese. Ho creato la ricetta giusto per presentarvi le dosi e la preparazione. Sinceramente non esiste una ricetta precisa di yakimeshi nel mio ricettario, perché da quando ho iniziato a cucinare ho fatto sempre all'occhio. Io personalmente preparo gli yakimeshi quando ci sono gli avanzi di riso, pezzettini di carne e verdure in frigo che bisogna tirare fuori, giusto per svuotare il frigo. Ho fatto una domanda ai miei amici: che cosa si prepara quando ci sono gli avanzi nel frigo? Fanno il polpettone, frittata zuppa, torta salata, sono saltati fuori tanti piatti. La mia ricetta di yakimeshi ci si mette tutto quello che c'è in frigo, oppure quello che volete e quanto ne volete. Siete pronti? Cominciamo a preparare! Ecco, questi sono gli avanzi che ho trovato nel frigo. Abbiamo dei peperoni, zucchina, carota, cipollotto, delle uova e pancetta. Ora tagliamo tutti gli ingredienti a pezzettini piccoli. Io ci aggiungo sempre dei peperoni perché il suo profumo rende il yakimeshi più buono. Separiamo la parte bianca e verde. La parte verde aggiungiamo alla fine. Rompiamo le uova. Sbattiamo leggermente. Facciamo le uova strapazzate sulla padella. Accendiamo fuoco medio-alto. Lo manteniamo fino alla fine. Versiamo le uova e lo cuociamo.
Quando le uova sono cotte, togliamo un attimo dal fuoco e mettiamo a parte. Facciamo rosolare un po' per far uscire grasso dalla pancetta. Ora aggiungiamo le verdure. Cuociamo per un paio di minuti. A questo punto ci aggiungiamo gli zucchini. Poi rimettiamo le uova. Infine facciamo saltare velocemente in padella. Facciamo un piattamento classico di yakimeshi. Prendete una ciotola, mettete il riso, schiacciate un po' da sopra, coprite col piatto e rovesciamo. Defta! Oggi ho fatto anche la zuppa di uovo strapazzato, ve lo avevo già presentato nel mio video precedente, allego il link della ricetta. Ora assaggio! Itadakimasu! Un filo d'olio di sesamo infine fa diventare il profumo ancora più appetitoso. Abbiamo detto che ci possiamo mettere tutto ciò che vogliamo, ma vi do un piccolo consiglio. Metteteci della cipolla o dei porri, anche aglio, quello che dà gli aromi per insaporire di più gli yakimeshi. Voi cosa preparate con gli avanzi nel frigo? Lasciate i commenti che sono curioso di sapere tutti gli ingredienti e le dosi della mia ricetta. Scrivo su riepilogo cliccando la treccina sotto e controllate. Provate la mia ricetta di yakimeshi. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e iscrivetevi per altre ricette. Ci vediamo alla prossima. Mattane!